Episodio numero 6 di Passione Surfcasting. Ritorniamo con Gianni Fenu nella stessa spiaggia del quinto episodio perché l'esperienza diurna ci ha fatto vedere che era pieno di pesciottini, Sì. tu hai fatto sparlotte? Sparlottine, sì. Sparlotte, saraghetti, pagelli, e visto che eravamo un pochettino più solidi come dotazione esche, abbiamo detto ma qua ci torniamo di notte, che sicuramente, cioè, vediamo se riusciamo a raccogliere di più, e ne abbiamo anche approfittato di farci una bella cena. Non ho speso una lira. Tu, Johnny, hai speso qualcosa? No? Sono amici, no? Capito? Amici. Hanno fatto proprio gli indiani, come si suol dire. Però vabbè, ci sta, dai. Quindi ci apprestiamo ad affrontare l'ultimo episodio in terra sarda, il sesto. Poi ovviamente ci saranno il settimo e l'ottavo di nuovo in Sicilia dei nostri amici siciliani. Niente, ci diamo da fare. Ma lo fai prendere qualche pesce come si deve? Ti prometto qualcosa in più rispetto alle sparlotte dell'altra puntata. Perfetto, allora a posto. Attenzione, sta arrivando qualcosa. È arrivato il Deliveroo. Abbiamo Suspiria, Sky Surf e Athena Evo Beach. Signore e signori, vedremo all'opera anche queste canne. Facciamo un piccolo riassunto di quella che è stato lo spot che ci ha visto impegnati nel quinto episodio, ma che per chi non l'ha ancora visto e magari vuole vedere direttamente questo, riepiloghiamo. È una spiaggia, ci troviamo a Coluccia, forse penso la spiaggia più profonda della Sardegna, almeno a tiro di canna. I miei amici del posto comunque parlano di una profondità di 40 metri a tiro di canna. Poi chi ha il tiro di canna particolarmente lungo probabilmente ci arriva anche a quelle dimensioni, a quelle profondità. La nostra idea era quella di fare il pesce big, invece ci siamo resi conto che di giorno le prede erano sì tipiche dei fondali di questo tipo. Abbiamo fatto dei pagelli, delle sparlotte, dei saraghetti, però mi ho detto no, dobbiamo tornare di notte, e questo ovviamente è ciò che è nato dall'episodio numero 5. Quindi le attrezzature saranno comunque medio pesanti, però siamo sicuri che riusciremo a capitalizzare meglio le esche che abbiamo preso in realtà per l'altro episodio. Sarà il mare, come sempre, a dire quello che succederà. Primo recupero della serata, pesante, ma mi ricordo, ma vediamo qui niente. Qui sotto non è una sparlotta, è un dinosauro. Vabbè, il sole deve ancora scendere, quindi magari la musica cambierà. Esordiamo con una sparlotta gigante presa con coreano flotterato. Poi vediamo tutti gli assetti che stiamo utilizzando. Libero. Bene, siamo quasi all'imbrunire. Una coppiola è venuta fuori con l'innesco che mi ha consigliato il mio CT preferito, Roberto. Speriamo di continuare a prendere qualche altro pesciotto. Allora Gianni, qua hai appena messo la Suspiria. Che cosa mi dici di uno di questi nuovi modelli 2025? Uno dei tanti modelli 2025. Diciamo che la canna è molto leggera e molto bella. È una canna ripartita in 3 sezioni, con le misure da 4,20 e da 4,50 e casting da 160 a 200 grammi. Okay. La canna è placata Fuji e anelli Fuji K. Vedo che il carbonio è CX1 Micro Pitch. Esatto, e abbiamo anche una vetta ibrida. Sì, esattamente, sì. Molto sensibile.
Oggi abbiamo messo in pesca la 450-200, quindi comunque la sensibilità della canna. E gli anelli sempre doppia legatura, giusto? Sempre doppia legatura. Diciamo che questa canna è una canna idonea non solo al garista, ma anche chi insomma va bene per tutti. Esatto, insomma. una canna per tutti. Un ottimo compromesso. Dai, mettiamola a lavorare. Questa novità non la vedremo in azione perché non ha la grammatura idonea a quello che dobbiamo fare, però ve la voglio presentare lo stesso perché comunque è nuovissima. 2025 Athena Evo Surf, 4,20 m, 4,50 m come lunghezze, 160 e 200 grammi come grammature. Il carbonio è CX2 Nanotech e gli anelli Fuji KV con doppia legatura supportano anche una cima ibrida, eccola qua, quindi vettino pieno di carbonio, vetta tubolare e cima molto sensibile. E poi ha lo Slick Surface, che è una protezione che evita all'umidità di attaccarsi alla canna e quindi di conseguenza anche al filo di attaccarsi alla canna. Ora mi trovo e c'è comunque la luce che sta andando via e ne approfittiamo per le presentazioni, di farle tutte adesso che c'è luce, poi stanotte onestamente vorremmo dedicarci ai pesci, quindi scusate se magari l'inizio sarà molto con presentazioni eccetera, però poi quando c'è da tirar fuori i pesci vogliamo essere pronti. Qui ho la Huracan FRX Surf, ho il modello da 250 grammi di potenza. È una canna realizzata in carbonio CX2 Nanotech, la trovate in due misure, 4,20 m, 4,50 m e in due grammature, 250 e 200 grammi. Quindi una canna che è pensata per affrontare piombature di un certo livello, di un certo peso, quindi adatte a affrontare il mare mosso o la ricerca magari di distanze più importanti. Andiamo alla vetta ibrida, voglio farvela vedere. Gli anelli sono della Seaguide in SICK, la doppia legatura che caratterizza tutte le canne trabucco, e altra cosa che caratterizza le canne trabucco è la cima ibrida che ha comunque la sua bella sensibilità. Questa è una 250 grammi. Vi consiglio di abbinare un mulinello che sia almeno di taglia 8000. Io per esempio qui ho il Ceres 8000, ma della serie 8000 potete abbinarci tranquillamente il Lancer LTX, il Dweller, lo Spectrum. Comunque l'importante è che sia un mulinello potente e capiente, quindi taglia 8000 a 10000. Senti come tira qua sotto. No, io no, niente sparlotta. Io pagellino, però io sto lavorando, mi sembra di aver visto che rispetto a Gianni io mi sono portato avanti, aspetta, prima libero questo pagello, che iniziamo a parlare anche di che cosa sta andando a finire in acqua. Io mi sto portando avanti perché tra un po' arriva il buio. Sull'esperienza dell'episodio scorso, anziché il pop-up, ho messo i flotter luminosi. Questa è la misura 4, che comunque mi tira su se voglio anche un coreano intero. Ho intenzione comunque di illuminarlo e di sfruttare la parte luminosa, soprattutto in questo presunto fondale molto profondo. Quindi ho idea che qualcosa di luminoso possa dare qualcosa in più a livello di cattura, e lo vedremo tra poco perché per fortuna il sole
sta per andare via. Ho spostato il piombo, ho detto al cavolo, qua ci sono i 150 grammi, invece no, questa è la canna dove ce ne sono 120 di grammi, quindi ho dedotto che ci fossero almeno 25 grammi di pesce in più e quindi ti ho chiamato. Dai, tanto adesso tra 600-700 giri di manovella arriva. Queste sono testate più potenti. Oh, un'oratella. Oratella è sparlotta, poteva rinunciare. Mi sa che queste palline luminose le metto un po' dappertutto, anche se la luce c'è ancora un pochino, però magari gli piace lo stesso. Uno, e questa è appena appesa, quindi facilissimo. E due. Dai, secondo me scende il buio, putiferio. Allora, ti ho fatto vedere come ho diviso il bibi. Adesso, dalla parte appena spezzata, faccio uscire il lago dall'altra. Questo perché poi, nel passaggio sul lago, mi ritrovo la parte tagliata del bibi, la più catturante è questa, e ce l'ho sulla punta del lamo. Come vedi, inneschi così vanno bene anche per ami a gambo corto, non solo per quelli a gambo lungo. E tiene il lancio. Un F32. Anche l'F32 del 10 o dell'8 a seconda di... Sì, esattamente. Allora, per curare anche l'aspetto pesce sorpresa, ovviamente non è che possiamo insidiarlo col coreano o con la renicola, quindi, visto che abbiamo preso i pesci in pescheria, questo sgombro volevo fargli fare un lavoretto. Allora, ok. Davvero professionista, segui la lisca e perfetto. Così eviti di... Poi questo lo faccio con la forbice. Nel frattempo che tagli con la forbice, hai lavorato in pescheria, che sei così pratico, o sono gli anni che... No, vabbè, faccio anche il sushi, quindi... Ok, di solito questo, siccome la polpa dello sgombro è anche un po' morbidina, si fa asciugare all'aria, al sole per un po' di tempo, cosa che noi faremo per un po'. Nel frattempo sguscio anche il gambero, questo è il gambero argentino, quindi sempre fresco, giusto? No, questo è quello congelato. Ah, ok. Sì. Questo è quello che si usa spesso anche per le mareggiate invernali, il classico gambero che costa 20 euro al chilo, compri una scatola da 2 kg e ci fai tutta la stagione invernale. Perfetto. Anche poi il cenone di Capodanno, diciamo. No, dipende. Adesso abbiamo queste due soluzioni, però io ho battezzato degli ami dell'1,0 su un bracciolo dello 0,40, quindi in base a questa dimensione, per esempio, del gambero posso ipotizzare un innesco del genere, quindi mi taglio la parte che mi serve e l'ago lo uso alla fine, cioè prima gli do l'invito con l'amo e poi ci metto il filo elastico, perché se lo metti prima sul lago, quando lo ribalti fa un effetto
curva molto più accentuato. Io adesso leggo in maniera importante la parte di su, la parte di giù, ecco fatto. Di non fargli fare la curva finale, anche perché cosa succede? Quanto più l'innesco ha la forma curva, quando poi lo recuperi fa l'effetto elica e quindi l'effetto elica poi ti costringe a cambiare il braccione. Invece un innesco abbastanza lineare, solo con questo innesco mi aiuto con l'ago, inserisco il filettino tra l'ago e il bracciolo e poi posso andare col filo elastico. Primo giro leggero in modo da tenere il filetto tra l'ago e il bracciolo. Adesso può anche staccarsi l'amo, che non succede niente. Il filo elastico si fa fare un'asola e si infila dentro, una specie di cucitura. Io lo faccio 2 volte, 3 volte. Poi però non commettete l'errore di tirare il filo così, perché questo è abbastanza rigido. Lo taglio con la forbice e evita di sfilacciarsi. La punta dell'amo è bella in vista, catturante, o meglio è nascosta nella polpa, che qui è morbida morbida, ed è un innesco perfettamente lanciabile. Allora, prima ho dato una parola chiave che ha fatto saltare sulla sedia a Jonathan, perché ha detto il titolo l'ho trovato. Perfetto. Lui, capito, l'ha trovato, l'ho detto io, okay, l'ha trovato lui. Certo. E si piglia sempre tutti i meriti. Ho detto putiferio, quindi il putiferio dobbiamo stabilire quanti pesci dobbiamo prendere in 2 per far sì che questa puntata si chiami putiferio. Siamo già a quota 9. Roby, io lascerei fare a te, anche perché 30-40 pezzi. Bah, io ci metterei la firma per 30 pezzi, quindi in 2. Fra i 30 e i 40 pezzi possiamo classificare la puntata putiferio. Perfetto. Perché poi non sono 40 pezzi in 2 giorni di pesca, certo, sono comunque in una fase raccolta della pescata. Quindi. Infatti io ti guardo un po' allibito, però se lo dici tu vabbè. Dai, siamo già a 9, dai. E tra l'altro siamo a 9, 5 a 4. Non è una sfida, sì, ma 5 a 4. Ma adesso gli ho fatto vedere questi inneschi che non pescano, non pesca più niente. 2. Aiuto, ma spero che la musica cambi stanotte, perché più si abbassa il sole più sono grandi ste sparlotte. Coppiola. Eccoli, altri 2. (15, 16, 17). 17 ripresi, poi tutti quei pesci che non hai voluto riprendere perché erano solo sparlotte. 17 compresi quelli non ripresi. Ripresi No, 14. io ne ho ributtato almeno uno che lui non ha ripreso, e tu lo stesso. Sì, ma io l'ho contato tutto. Li hai contati lo stesso? Li ho contati. Siamo a più di metà strada, guarda, finalmente il sole che se ne va. Dai, vediamo se la musica cambia. Appena è sparito il sole dietro le montagne, boom, è successo di tutto. Finito il vento, davanti a noi a largo sono saltati 2 delfini enormi. Sono saltati 2 delfini enormi, adesso speriamo che Ah sì, li vedi? Speriamo che non arrivino qui, se no si ferma tutto. Devi cambiare il titolo, mandati a casa dai delfini. Nel frattempo, eccoli, che spettacolo, ragazzi. Nel frattempo cosa fai? Guardi anche i miei delfini? No, vabbè, dai, non ci credo. Ma siamo nel Golfo di Oristano o che? Cioè, sono sparlotte giganti. Tra l'altro, mangiano tutto: gambero, cannolì, coreano. Vabbè. Passiamo qua. È saltato? È uscito proprio tutto fuori dall'acqua. Sì. Ora, spettacolo. Vabbè, qua rischiamo di modificare tutto, Se la musica non cambia.
Allora, stavamo pensando come scansare le sparlotte. I metodi sono due: o adesso che arriva il buio spariscono, come solitamente succede anche nelle altre spiagge, oppure dovremmo aumentare gli ami, ma ancora di più. Cioè, io li ho aumentati gli ami per scansare quelle sparlottine piccoline così, ma ho aumentato gli ami e adesso sto facendo sparlotte da 18-19 cm. Sono enormi, mostruose. Tra l'altro sarebbero state anche molto buone da mangiare se non le avessi liberate. Quindi adesso non cambio gli ami, aspetto a vedere se cambia qualcosa con il buio, dopodiché se continua così, insomma, ok il putiferio, però non è neanche giusto accanirsi sui pesci anche se li stiamo liberando, a meno che non arrivi qualche sorpresa su quegli inneschi grossi. Insomma, di più non possiamo fare, quindi adesso aspetto il buio fiducioso sperando che cambi qualcosa. E sai cosa è successo ogni volta che ho visto i delfini a tiro di canna? Dove sei andato? Non ho visto più pesci. Questi non sono a tiro di canna, sono a tiro di leggering. Vabbè, vediamo se influiscono. Roba diversa, vediamo che tipo di... Ah, i pagelli! Che è successo? Ah, si è attorcigliato il trave. Comunque, sì, stanno iniziando a comparire loro, i pagelli. E guardate, io supponevo che avrebbero fatto effetto su di loro. Ecco qua, che la pallina luminosa se la ingoiano addirittura. E poi le immancabili sparlotte. Episodio numero 6 concluso. Gianni, è stata veramente una, insomma, abbastanza movimentata. È come abbastanza puntata. movimentata. Per un campione italiano di pesca alla carpa affrontare questa battuta di pesca puttiferiosa, insomma, ti sei divertito? È stato sì? molto divertente, però dai, ci siamo divertiti. Qualcosina Almeno l'hai quello, vista sì, di nuovo? sì. Ti regalo anche ufficialmente la Grazie, montatura Robby. 050 con cui stavo cannonando con la Orizzonte 235. Al prossimo episodio mi insegna a lanciare in ground, però. Vabbè, ce ne vuole. Che io dove ce ne arrivavi tu vuole. non ci arrivavo mica. Inizia a seminare bene. Andiamo nel ristorante di ieri Ok, e paga. ok. No, dai. Dalla spiaggia di Coluccia è tutto. La sesta puntata di Passione Surfcasting finisce qui. Ci sono gli altri episodi in terra siciliana che vi aspettano, quindi mi raccomando, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, seguite la Trabucco su tutti i fronti perché tutte le novità arrivano prima da lì, sia sui prodotti video che sui prodotti materiali. Certo. Da Gianni Fenu e Roberto Accardi è tutto. Un saluto. Ciao ragazzi.